Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e bentornati in questo nuovo video. Oggi parleremo di un argomento piuttosto dibattuto sui forum di amanti di coltelleria e nei gruppi vari su Facebook, eccetera, eccetera. Può un folder, quindi un coltello chiudibile, sostituire un coltello fisso? Allora, quello di oggi vuole essere più uno spunto di riflessione che una cosa di verità assoluta, perché dopo ognuno, a seconda di quello che fa, ovviamente col suo coltello, ne cambia le esigenze. Il mio parere, che verrà fuori anche durante le prove che faremo con questi coltelli chiudibili, è che almeno, io dirò anche nel 99% dei casi, ma forse esagero un pochino, ma almeno nel 90% dei casi un folder può sostituire un coltello fisso. Alcuni tipi di folder ovviamente che hanno determinate caratteristiche. Tenendo presente però che il folder ha sempre l'handicap di avere delle parti mobili le quali possono incepparsi o rompersi. Andiamo a vedere il video. Ed ecco qua alcuni dei folder, ovviamente metto le mani davanti, come si dice, ce ne sono altri anche tra quelli che posseggo, però questa è una cernita tra quelli che ho testato piuttosto duramente, che a mio parere possono sostituire un coltello a lama fissa. Abbiamo l'SR1 che devo ancora recensire e troverete presto sul mio canale. C'è sia la versione ovviamente top di gamma con SV35 come acciaio, oppure questo SR1 Lite, il cui acciaio, lo leggiamo qua sulla lama, è un 8 CR13 MOV. Non è forse uno degli acciai migliori, ma come è costituito il coltello difatti gli conferisce una resistenza piuttosto importante. E ovviamente non discuto in questo momento dell'acciaio della lama eccetera, ma questo acciaio con questo coltello con la sua chiusura poi 3 lock, che lo rende, e poi guardate lo spessore, veramente uno spessore importante, eccola qua, anche il perno di battuta molto importante, vediamo se riusciamo a mettere a fuoco, eccolo lì, guardate, e lo rende veramente molto robusto. L'altro modello che andiamo a vedere è questo Benchmade, che la lama è in D2, quindi di per sé è un acciaio molto resistente. È stato disegnato da Cyber, eccolo qua. Ecco, questo qua è Benchmade Adamas, se non l'avete riconosciuto, ha tutta sua una storia, andate a vedervi la recensione che ho fatto qua sul canale. Anche questo molto robusto, molto robusto. Il Neo forse che può essere, pur avendola iperdimensionata, il blocco lama Axis Lock è stato fatto al più spesso che c'è, il perno è il più spesso che c'è, però può far cedere addirittura la lamina in acciaio in cui scorre, quindi la guancetta, la cartella, scusatemi, in acciaio, può addirittura cedere se percosso molto forte nella lama, però nel 90% dei casi sostituisce tranquillamente un lama fisso con la comodità di essere un folder. Andiamo poi a vedere cosa intendiamo, perché adesso sento già i vari detrattori. No, come fai a dire un folder ha le parti mobili, si possono rompere, si possono incastrare, eccetera. Ovviamente non può mancare il 4 Max, in questo caso la versione Scout, che è la più economica, e ovviamente nella versione più cara, il top di gamma, abbiamo un acciaio migliore, abbiamo le
cartelle in titanio anziché in acciaio, e abbiamo G10 invece che il Gripvex, come questo materiale qua delle guancette, un po' cheap da vedere ma molto robusto ed elastico, e posso garantirvi che è veramente un'arma da guerra. Ovviamente è pesante anche, per cui l'ultimo modello che vediamo, in realtà sono tre ma è un modello unico, sono i folder della Wonder Tactical. Vediamo la prima versione, la più massiccia in assoluto anche come peso, con la lama in D2, le cartelle in acciaio e le guancette in alluminio. Veramente robustissimo già così. Se poi vogliamo renderlo ancora più robusto, svitiamo questo perno, lo avvitiamo all'interno di questo foro e diventa a tutti gli effetti un lama fisso, anche se può avere magari qualche piccolo limite che io non ho raggiunto ovviamente nell'utilizzo. Questo è l'ultimo uscito, sempre la Wonder Tactical, e le cartelle sono in titanio, sempre in alluminio le guancette, però è stato tutto ridimensionato, reso più leggero, più stretto, più portatile. La lama è rimasta pressoché identica e è, a mio parere, un po' più scomodo da usare senza guanti, perché essendo più stretto ovviamente nel lavorare tende a dar fastidio alla mano, però può sostituire come l'altro un lama fisso. E ovviamente anche qua abbiamo il nostro perno, che addirittura qua la Wonder Tactical, ascoltando gli utenti, ha fatto la possibilità di avvitarlo nel codolo, così che non c'è più bisogno di fare cose particolari o di avere l'elastichetto attaccato con, e poi quindi di poterlo avvitare al suo posto e rendere di fatto il coltello un lama fisso. Eccolo lì, vedete? A questo punto, anche se cedesse la sicura, che vi posso assicurare che è robustissima, non ho mai utilizzato il perno in acciaio. Adesso ovviamente in questo video andremo a vedere delle prove che faremo con un paio a scelta di questi folder. E poi c'è la seconda serie, in questo caso non è il formato tanto quindi dell'Harican, ma è, eccolo qua, il formato, vedete, in questa maniera, ed è questo che utilizzeremo oggi nella nostra prova. Questo è il Mistral, per capirsi. Anche qua le cartelle sono in titanio, invece in micarta le guancette, e la lama è sempre in D2. Devo dire che tra i due formati l'Harican, la lama Harican, è meglio, secondo me ha una bisellatura migliore che va a intagliare e incidere di più della lama del formato Mistral, che tende a essere un pochino troppo spessa a mio parere. Ovviamente molti di voi mi diranno: non è possibile, non puoi dire che un folder, come abbiamo detto prima, sostituisce un lama fissa. Anche qua bisogna capirsi il concetto di come utilizziamo il coltello, perché lo utilizziamo. Ovvio che se voglio abbattere degli alberi, un folder non va assolutamente bene, neanche un super folder come quelli che abbiamo appena visto. Ma se io voglio fare del chopping, voglio intagliare il legno, costruire quello che mi serve sul campo, questi folder vanno più che bene. Non vanno bene, poi voi direte, per fare il batoning, ma vi sorprenderò. I due che proverò, e comunque anche gli altri, possono essere utilizzati in caso di emergenza anche per fare il batoning. Ovviamente un batoning leggero, non un batoning pesante dove noi rompiamo dei tronchi, che non si dovrebbe fare neanche con il lama fissa. Se avete questo desiderio di abbattere tronchi, portatevi dietro un'accetta, piccola o grande che sia. Questo è il mio pensiero. Aggiungerò comunque nella prova anche un paio di piccoli lama fissa. Questo perché il quesito che uscirà da questa prova, ve lo dico in anticipo, sarà: può sostituire un folder un piccolo lama fisso? O è meglio un piccolo lama fisso
o in folder da tenere in tasca, e utilizzerò un ESE 2, esattamente questo, e un altro piccolo lama fisso fatto da me, ottenuto da una lama del Lion Steel M4, di cui si vede ancora parzialmente la scritta, che avevo sottoposto a una prova veramente durissima, a martellate con una mazzetta da 10 kg e una da 5 kg, fino a distruggerne una parte, per cui ne ho tratto poi un lama fissa piccolino, è poco più grande dell'ESI, andiamo a vederlo, che però sta comodamente in tasca. Io adesso gli ho fatto come test questo piccolo fodero, sta in tasca, occupa il posto di un folder medio e non dà nessunissimo problema di peso, perché è addirittura più leggero del folder. Andiamo a vedere il test e poi ne parliamo insieme. Comincio a dirvi che il legno che utilizzo in questo video è tutto legno stagionato, quindi teoricamente resistente come i ceppi o i rami che troverete, ma anche più resistente se utilizzerete del legno fresco, insomma, tagliato da un albero o da un alberello fresco, cosa che non si dovrebbe fare, ma è per capirsi che quindi utilizziamo un legno piuttosto duro. Vediamo sia come si comporta in questo caso il Wonder Tactical, il Mistral, oppure come si comporta il 4 Max Scout, che vi ricordo la lama è in house 10. E un'altra cosa che voglio dirvi è che in questo video non vedrete la parte di prova che riguarda i due piccoli fissi, perché la vedremo nel video prossimamente, in cui parleremo se un piccolo fisso può essere meglio di un folder da portare in tasca tutti i giorni, sia come DC che come altro. Vi faccio notare che entrambi i folder, oltre a tagliare bene il legno, vengono ripetutamente percossi per fare un batoning leggero o un chopping, quindi se voi doveste costruire una trappola, se dovete costruire dei picchetti, se dovete costruire delle tacche di inserzione tra vari pezzi di legno per assemblare uno shelter, un rifugio o un qualsiasi altra cosa, in questo caso con questi due coltelli chiudibili potete farlo tranquillamente. Non hanno risentito di nessun problema di solidità nelle parti mobili e neanche nelle loro sicure. Tanto come possiamo vedere il 4D Max ha la famosa chiusura backlock, quella tri-adlock anzi, di Denko, che è veramente resistentissima, mentre la chiusura che ha, la sicura che ha il Wonder Tactical è una specie di Axis Lock di traverso chiamato Rock, e che anche questa è veramente molto solida. I coltelli della Wonder Tactical sono delle piccole travi in acciaio affilate da una parte, forse a volte un po' eccessivamente travi. Se fossero state un attimino più sottili con la lama sarebbe stato meglio, a mio parere e a mio gusto personale, però mi sono sempre trovato bene perché sono sicuramente dei coltelli molto robusti. Vediamo anche qua l'azione del 4 Max, come si comporta, e adesso vediamo invece il Wonder Tactical. Vedete che noi possiamo martellare tranquillamente e non abbiamo assolutamente nessun problema, mentre con altri folder iniziano a piegarsi, inizia a rompersi per esempio il liner lock piuttosto che altri tipi di chiusura, mentre in questo caso non c'è assolutamente nessun problema. Bene, ora abbiamo finito col legno, iniziamo con la latta. Queste sono le latte più grosse come spessore che sono riuscito a procurarmi.
sono circa 1 millimetro o 0,8, ma sono veramente molto spesse. Vediamo come il Wander Tactical riesce a forarle tranquillamente. Anzi, uno dei loro video di test è proprio quello di aprire una lattina con il folder, con l'Harican, invece che in questo caso noi lo facciamo col Mistral, ma la robustezza non cambia. Vi ricordo che la lama in questo caso è in D2, un D2 trattato, di cui il trattamento termico è criogenetico, no, non genetico, scusatemi, è crio, quindi al freddo. Adesso vediamo invece in questo caso come anche il 4 Max Scout non ha nessun problema a perforare la latta come se fosse di burro. Adesso, una volta visto che possiamo aprire o bucare la latta, vediamo di tagliarla. Anche qua non ho trovato particolarmente difficile, nonostante lo spessore della latta che adesso vedrete una volta che l'avremo aperta, nel tagliare con nessuna delle due lame. Devo dire che forse il D2 della Wander Tactical, anzi senza forse, ha riportato meno danni, ma quello lo vedremo dopo quando torneremo in studio per vedere. Eccola qua, guardate lo spessore di questa latta, veramente spessa. Adesso vediamo con il 4 Max che facciamo la stessa identica cosa. Non c'è difficoltà nel tagliare la latta. Certo, sto utilizzando una discreta forza perché da sola non si taglia, quindi che dopo, io lo so, ci saranno quelli, ma ho visto che hai fatto molta forza. Certo, la forza ci vuole, non è che si taglia da solo, però le lame non hanno nessun problema a scivolare all'interno della latta e quindi a tagliare. Ecco qua, guardate che spessore. Facciamo una prova adesso di chopping, dove ovviamente il 4 Max Scout della Cold Steel ha un vantaggio che è dovuto al suo maggior peso e alla sua maggior lunghezza in confronto al Wander Tactical. Questo ovviamente è più leggero, fa un po' più fatica, ma bene, abbiamo terminato il nostro test. Ovviamente avete visto niente di eclatante, non un'americanata dove si abbattono sequoie o si tagliano travi d'acciaio, però un piccolo test per quello che si poteva fare poi in questi giorni dove ci si può muovere anche poco, per cui non potendosi recuperare materiali anche di un certo tipo, abbiamo martellato, abbiamo battuto su questi folder, abbiamo bucato la latta, avete visto la latta di quelle belle grosse spesse, questa erano delle latte del mangime americani, quelle da più di 1 chilo, per cui lo spessore è più di quello delle latte piccole, e circa 1 millimetro, per cui insomma mi sembra 0,8 dovrebbe essere, e quindi riusciamo a forare e a tagliare questa latta senza avere grossi danni. Avete visto? Adesso andiamo a vedere come sono risultate le nostre lame dopo il test. Ora vediamo come ne sono venuti fuori dal punto di vista del filo i nostri coltelli. Vediamo qua, il D2 è abbastanza bene, il 1095 vedete qualche micro cippatura c'è,
la vediamo qua, dopo aver tagliato ovviamente la latta, l'AUS 10A anche, vedete la microcipatura lì, qua sono piccole rebave, per quello con colpo e il filo torna come nuovo, e questo invece è l'M390 dell'M4, ed ecco anche qua proprio microscopiche lì, li vediamo. Vediamo allora come si comportano dopo il test delle varie lame. Tagliano tutti, ma ovviamente non sono più affilati a rasoio. Basterà qualche passata e torneranno a tagliare a rasoio. Bene, quindi torniamo al nostro quesito. Può un folder, grande o piccolo che sia, sostituire un lama fissa? E questo è il mio parere personale, che può essere condivisibile o non condivisibile. Scrivetemi il vostro parere qua sotto in descrizione. A mio parere nel 90 o 99% dei casi, salvo batoning, può sostituire alcuni folder, possono sostituire il lama fissa. Ovviamente se invece parliamo per il bushcraft, intendiamoci, oltre che per le DC di tutti i giorni, ovviamente se parliamo di sopravvivenza un lama fissa è imbattibile perché non ha parti mobili. Folder in quanto non ha questo perno che è il punto debole, il perno di pivot di qualsiasi folder. A questo punto viene fuori un altro quesito che vedremo in un prossimo video. Può un piccolo lama fissa sostituire un folder? O meglio, facciamo con un folder un po' più tascabile, anche se è grosso anche questo. Può un piccolo lama fissa sostituire un folder ed essere altrettanto tascabile e più robusto? Anche qua, secondo me, sì, ma lo vediamo in un prossimo video. Per questo video è tutto, ovviamente è un video spunto, è un video di riflessione, non do una soluzione assoluta o un parere assoluto, però a mio parere, per chi volesse sentirsi più tranquillo e magari andare a passeggiare nel bosco, magari doversi fermare anche una notte e non portarsi dietro un lama fissa che può essere più ingombrante, può essere più visibile, può dare quel senso, almeno in Italia, di essere meno adeguati alla società, un buon folder può sicuramente sostituire nel 90% dei casi sicuro un lama fissa. Ditemi la vostra, scrivete qua sotto, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno, ricordatevi di iscrivervi al canale, aiutatemi a crescere e mettete un bel like. Ciao!